E buonasera piloti, benvenuti in un'altra diretta Lore Air. Siamo a bordo dell'F4 Phantom perché insomma ultimamente ho preso in mano di nuovo questo velivolo, livrea particolarissima, ce ne sono 20.000 di livree per quanto riguarda appunto questo velivolo e ci piace anche riscoprirlo insieme. Detto questo, stasera faremo un volo su Server Lore Air. Un volo molto molto semplice, tranquillo, andremo appunto nel server Lorei, ci siamo già, e andremo fondamentalmente a colpire alcuni bersagli statici che sono lì, che non danno fastidio, eccetera eccetera. Insomma, dentro, come dico sempre, non c'è nessuno, non si fa male a nessuno, e faremo proprio un volo per capire alcune peculiarità di questo velivolo complicato, difficile da volare anche, perché secondo me è un aereo che va compreso, va veramente sviscerato in ogni sua piccola particolarità. Tra l'altro faremo anche delle virate un pochino strette, vedremo come appunto lui si comporta quando voliamo. Prima di cominciare, come sempre, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, e se siete qui direttamente su Twitch, anche a iscriversi su Twitch. Anzi, il fatto che voi iscriviate in questa, se vi iscrivete in questa visualizzazione, vedrete anche il vostro nome, insomma, su cose che metto a posto, non so, che piacciono, eccetera eccetera. Di nuovo i nostri sponsor, che riconoscete sempre, sono da quell'altra parte, sono Navigraph, però quando facciamo voli con i liner, e anche sempre con i voli con i liner, i nostri amici di CP Flight. Lasciatemi salutare anche gli abbonati al canale YouTube, perché insomma insomma sono importanti, perché mi permettono insomma di andare avanti con questo che è il mio progetto da un po' di tempo a questa parte, quindi vi saluto tutti e poi insomma torniamo appunto sul server Loreir. Potrebbe succedere che fra un pochino entri qualcuno, perché effettivamente stasera mi sono collegato un pochino presto, di solito entriamo verso le 6 del pomeriggio tutti i giorni, e quindi insomma oggi è sabato, ci siamo presi questa licenza. Andiamo nel nostro meraviglioso F4. Io però farei così, andrei così faccio vedere anche cosa succede quando uno entra nei server Loreir. Va non nello spawn slot ma il dynamic slot, si sceglie Qtaizy. Io vedete ho utilizzato questa livrea qua, ma ce ne sono veramente tantissime. Proviamo questa qua, non le conosco tutte, ce ne sono veramente un sacco, e stasera proveremo a lanciare delle cosine particolari. Scegliamo una configurazione tipica, no? Che potrebbe essere questa qua. Mettiamo lo stesso, aspetta che lo metto nel mezzo così si vede anche un pochino meglio, no? Mettiamo lo stesso all'interno questi. Dunque, qui cosa ci sono? Vediamo un po'. Gli Sparrow E7, ok, questi qui, perfetto. E mettiamo, non mettiamo. Allora, andiamo su Bombs. Io volevo utilizzare oggi queste qua, l'MK82 da 500 libbre. Ce ne stanno 6 qua e 6 qua, ok? Da 500 libbre, 6, ce ne stanno un sacco. Poi, tra l'altro qua se si fa così uno può mettere USAF o armi, o sì no, USAF, ci piace, ok? Poi so che si possono mettere anche direttamente, vabbè, questo qua, Remove Pylon, anche qui. Posso mettere anche qui di nuovo delle bombs, ecco qua, sempre quelle di prima. Vediamo se le trovo, sono tantissime. Allora, queste qua, 3 MK82 di nuovo. Ok, bombs MK82 da 500 libbre. E qui vi faccio vedere una cosa carina, che se non sbaglio è questa qua, la 1AA. È una roba un po' particolare che vi faccio vedere stasera. Vediamo insomma se insomma
come va, come ci si ritrova. Allora, io per una questione di velocità ho già messo ho già messo appunto tutto pronto in questo modo. Qui c'è spawn hot e quindi cominciamo così. Perfetto, dovrei essere subito sull'aeroporto, vediamo un pochino, vediamo un po' se mi ci mette. Eccoci qua, sì, mi si è messo, perfetto. Allora, vado un attimo a fare, ecco, inizio così. Dunque, allora, vado un attimo a mettermi un pochino meglio perché sono posizionato un po' male. Ecco, così, vediamo a mettere un attimo la visualizzazione come mi interessa. Sto mettendo a posto anche tutta quella che è la mia postazione di volo e quindi, ecco qua. Devo sempre rimettere un pochino a posto tutto. Vediamo un pochino quello che ho montato. Sì, bella, questa mi piace, questa qua. Allora, vedete che sono un botto, ok? E noi andremo a colpire, allora andiamo su Parent Menu, questi sono menu che abbiamo fatto noi per le missioni del server, quindi se vai su Strike, proprio l'addestramento X, quello dove non ti sparano e tutto, anche perché vedrete che andremo anche un pochino bassi, solo per farvi vedere come funziona. Attiva missione, se io vado su F10 vi faccio vedere che cosa andremo a colpire. Andremo a colpire questi oggetti qua, ve li faccio vedere, F7, eccoli qua, vedete sono tutti disposti bene, proprio pronti per farsi colpire bellamente. Bellino, 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 l'abbiamo fatto l'altra sera, mi hanno insegnato un po' come funziona, come non funziona, quindi sono contento di poterlo fare vedere anche a voi. Andiamo un attimo ad accendere quelle che sono le luci all'esterno del nostro velivolo. Vediamo se l'ho fatto. Ah, oh, vi volevo far vedere anche una cosa ganzissima. Allora, vediamo se me lo ricordo. Ctrl I. Eccolo qua, guardate qui questa nuova, aspetta che blocco la testa. Guardate questa nuova finestra che è stata inserita da poco con l'ultimo aggiornamento, che fa vedere appunto il flusso di aria all'interno dell'F4, il fuel, da dove lo prende, come va, come non va, e poi tutto il circuito elettrico. Veramente una ganzata. Adesso, tra l'altro, se fai control di destra, I se ne va, però se vai a fare una cosa di questo tipo, vediamo un po' se riesco, adesso rifaccio di nuovo control I, tolgo via un attimo la mia facciona, così è meglio, e vado a muovere questi, vedete che cambiano. No, cambierà quando saremo in volo. Ok, va bene. Ah no, sai perché? Perché non ho messo come si dice? Non ho messo i fuel esterni, va bene lo stesso, cioè quindi le taniche esterne, ma va bene. Allora andiamo quindi a illuminare un pochino tutta la nostra postazione, ecco. In questo modo, aspetta che vado a zoomare un pochino così, blocco, perfetto. Allora, la light, external light, io voglio accendere un pochino di più qui, si fa esattamente così che faccio meglio, perfetto. Allora, questa va la temperatura, instrument panel, eccolo qua, instrument panel, eccolo qua, warning test, vabbè ce l'ho, questo qui le varie luci interne, varie luci esterne, va bene, però quello che volevo fare è illuminare questo. Bene, io direi che ci siamo, andiamo a fare cage in questo modo e poi io direi che possiamo assolutamente cominciare a partire. Rimetto a posto la visualizzazione, così, ecco, così, aspetta, la metto nel mezzo, perfetto, inizio, perfetto, ci siamo. Allora, cominciamo ad andare appunto sulla nostra, ecco qui i freni sono tolti, tutto tolto, perfetto, andiamo. Grande aereo ragazzi. Vado un pochino indietro, ecco, così si vede tutto. Bel job.
migliore lavoro del mondo, exit, vado un pochino forte, sfrenazzo un po'. Andiamo su Kutaisi. Bello anche questo tastino che ci permette di fare, appunto, muovere. Ok, V. Allora, negative, vai. Ok. Allora, in realtà poi andremo bassi, quindi va bene lo stesso. Dicevo il nose wheel steering, che per girare bisogna veramente tenerlo premuto ogni volta. Aereo di concezione un po' vecchia, ma così. Vi dico subito che non sono un grande pilota di questo velivolo, però insomma avrò qualche problema di decollo, soprattutto in questo periodo in cui vi ho detto sto mettendo a posto quella che è la mia postazione. Presto vi farò vedere anche su YouTube come la sto mettendo a posto, come sto insomma facendo il tutto. Allora, arriviamo sulla pista, ecco qua, ci mettiamo bene o male nel mezzo, così, non mi voglio mangiare troppo pista, ecco qua, parent menu, ATC, Kutaisi, no, exit. Allora, vi ricordo che se mi scrivete io vedo subito quello che voi avete da dirmi e quindi posso rispondere. L'aereo è qua, flap adesso li tiro un attimo su così almeno vedo che sono a posto, così li metto a posto, perfetto, flap su, ok, benissimo, ci dovremmo essere. Guardiamo un attimo là sotto cosa mi dice. Va bene, ok, il trim dovrebbe andare bene e facciamo volare questo bestione che proprio è un bestione. Allora andiamo, 80 rpm e partiamo. Allora io gli do poca manetta perché delle volte lo gestisco male, mi sono dimenticato anche di togliere. Ok, full afterburner, 80 knots e tiriamo tutto alla barra e voliamo e ci siamo. Carrello su, perfetto, ok, ci siamo, col pettino di trim siamo in volo, molto bene, perfetto, pensavo peggio, delle volte faccio delle partenze e fa paura. Ok, controlliamo un po' tutte le situazioni, va benissimo, andiamo verso la nostra zona. Aereo questo che va comandato anche con i pedali per fare una virata migliore. Ok, vedete la velocità si mantiene così, sono al 100% e dobbiamo andare verso quella zona. Perfetto, sto usando anche i pedali, ritogliamo il tutto e ci rimettiamo dritti, saliamo con calma. C'è sto sole effettivamente che dà un po' fastidio, però ci siamo. Allora, cominciamo a prepararci un pochino per quanto riguarda il nostro sgancio, il nostro training. Allora, andiamo esattamente, adesso blocco questa cosa, andiamo qua, andiamo su Bombs, perfetto, poi DT e poi selezioniamo queste due armi e facciamo ARM. Ok, rimettiamo questa cosa così e torniamo a dare un pochino meno di velocità, un 90 rpm possono bastare. Ok, io ho armato assolutamente tutto. Adesso metto air to ground. Che quota siamo? 9000 feet. Perfetto. Sono proprio in cima alle montagne. Scusate, tolgo via il telefonino che dà un po' fastidio.
Perfetto. Allora, andiamo un po' a vedere come va il nostro aereo. Allora, io adesso farò dei passaggi abbastanza... Cioè, dunque, questa modalità dive toss, no? Che utilizzeremo stasera, è una modalità che sto imparando in questi giorni, sto utilizzando in questi giorni. Non è per niente semplice. L'aereo è veramente è difficile da capire quando devi lanciare, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere quali sono i tasti che utilizzo per comandare questa situazione. Vado un attimo su Adjust Control. Allora, il primo tasto ovviamente che ci serve è il Bomb Release Button, questo qua, che ce l'ho nel joystick, e l'altro tasto è il Gesture Context Action Short Hold Double Click. Quindi questo qua puoi fare il doppio clic, puoi fare tutto quello che serve. Praticamente noi cosa faremo? Andremo a mirare un oggetto al suolo, il nostro gesture ci dirà guarda l'ho mirato, poi sentiremo un suono anche abbastanza fastidioso, vedremo qui in questo simbolino che lui ha mirato un oggetto e poi dopo andremo a sganciare il nostro ordigno. Ovviamente terremo premuto e lui lo lancerà nel momento in cui lo riterrà più opportuno. Io provo a sganciare intorno ai 3000 feet e con un angolo di 25 gradi e diciamo sui 400 nodi. Quindi intanto andiamo sulla zona di volo, diminuisco ancora la velocità, un 80 rpm, 85 anche può andare bene. E cominciamo insomma a vedere la zona. La zona dovrebbe essere questa qua se non sbaglio e quindi non dovremmo avere grossi problemi. Allora, aereo come dicevo questo molto bello, tutto analogico, hanno fatto un lavoro fantastico per quanto riguarda questo velivolo. Io veramente rimango molto impressionato tutte le volte nel vedere come hanno realizzato questo velivolo, secondo me, eccezionale. Ok, allora, c'ho un punto di riferimento che è quel laghetto che c'è laggiù, quindi vado nella zona che mi interessa, ho diminuito la velocità perché mi interessa tenere i 400 nodi, adesso sono attorno ai 500, ma poi quando faremo tutte le varie manovre vedrete che insomma avremo a che fare proprio insomma, con velocità più ridotte, anche se 400 nodi sono comunque tante. Un'altra cosa che volevo dire è che devo stare estremamente attento a non andare troppo basso, se no distruggo anche il mio di aereo, perché 500 libre di bombe fanno male. Se voi, vedendo questa live, vedendo diciamo la differita su YouTube, dovreste accorgervi di qualche errore, ditemelo, così io magari metto a posto e sono anche io più preciso. Quindi si accettano consigli. Voi sapete che tutto quello che faccio su YouTube serve proprio come mio training, sono proprio le cose che io faccio per imparare, no? E quindi insomma io imparo come voi, insomma, come tutti, cioè provando e riprovando i velivoli che ho. Tempo fa, come avete visto, mi sono cimentato con gli elicotteri, devo dire che sta andando molto bene, però adesso volevo ritornare a un velivolo che insomma che avesse le ali come questo meraviglioso Phantom che vi faccio vedere qua, bellissimo, veramente, veramente bello. Chiudo anche i vari flap. Allora, il nostro poligono dovrebbe essere circa, eccolo qua, lo vedo laggiù. Quindi andiamo verso il nostro poligono, un pochino di pedale che non fa mai male.
ed eccolo laggiù. Allora, cerco di mettermi in linea con quello che è il mio, insomma, il mio aeroporto ormai chiuso, dismesso, il mio poligono. Mi metto in linea circa, diminuisco la velocità perché voglio assolutamente arrivarci piano. Tiro un pochino più sul muso, sono sui 400 nodi, va bene. Adesso preparo anche il tastino, preparo i due tastini, perfetto. E adesso io direi che possiamo cominciare a allinearci e a buttare un pochino giù il musetto, giusto per vedere dove stiamo andando, eh. Eccolo lì. L'aeroporto è lì. Ok. Allora, siccome ci devo arrivare a 25 gradi, circa mi metto dritto, così. Circa adesso non vedo l'aeroporto, ma comunque ci siamo, quasi. Siamo a 7000 feet, stiamo un po' scendendo. Tiro un pochino più su così diminuisco ulteriormente la velocità, così quando mi tuffo diminuisco anche l'RPM. E io direi di provare a cominciare ad andare giù. Eccolo qua. Allora, schiaccio il tastino che vi ho detto, prendo un punto nel mezzo una volta. Eccolo qua. Allora, adesso sto attento. Sono già sui 2000 feet, quindi niente. Sono sceso troppo. Quindi double click e lui si stacca. E rifacciamo un altro giro. Vedi che subito. Cioè, la mia paura è che andando troppo basso io possa sbagliare troppo. Allora, facciamo un giro. Ecco, sentite cosa succede quando tu viri troppo con quest'aereo. Questo è un mattone. È proprio un mattone quest'aereo qua. È un mattone. Torno dritto, così mi riallineo, faccio quota. Sono sceso troppo. Riduco, aumento. Anche perché non ho taniche, quindi. Ah, voglio vedere un attimo una cosa. Controlli. Guarda Ganzo, guarda Ganzo. Guarda Ganzo, si vede quanto ne ho consumato. No, fantastico, ragazzi. Questa cosa qua è fantastica. Bene, torniamo in. Magari dopo rimetto un pochino. Ecco, vedi, rimetto le taniche così almeno sto un pochino in volo. Allora, il mio poligono è laggiù, vado un po' dritto. Devo stare attento molto alla quota, molto attento alla quota. Sono a 7000-8000 feet, quindi il problema sono queste montagne, scusate, queste nuvole che non mi è che mi fanno proprio vedere bene. Ritorno dentro, diminuisco RPM, faccio una virata. Le virate bisognerebbe in realtà farle con più velocità, con più motore. Sicuramente 400 nodi non aiutano. Vedete come comincia subito l'aereo a traballare. Allora, poligono laggiù, eccolo là. Cerco di allinearmi senza andare giù, Lorenzo. Ecco. Ok, cerco di allinearmi al mio poligono. Non voglio andare basso. 7000 feet in salita. Eccolo lì. Allora, riproviamo ad andare in, riduco la velocità, tanto la virata mi aiuta sicuramente a abbassare la velocità. Vado ancora un po' dritto, la velocità sta diminuendo, rimango sugli 8000 feet, senza però cascare come un mattone, come si diceva prima, e proviamo a tuffarci. Mantengo la velocità, difficile, prendo
schiaccio il tasto che vi dicevo prima. Vedete, io sto assolutamente capture, aspetta, lo tiro via, recapture, sto andando forte, ok, sono a 3000 adesso, non li lancia, sono troppo veloce. Niente, rifacciamo il giro. È difficile ragazzi lanciare sta roba. Capture un corno perché io... Ok, allora rifacciamo di nuovo il giretto e andiamo verso la nostra zona. Ritorniamo in alto. Difficile. La mia paura è andare troppo basso e farmi del male anche io. Facciamo un altro passaggio. Andiamo verso il mare, risaliamo. Non voglio consumare troppo carburante perché voglio stare in volo. Tempo possibile. Devo prendermi dei riferimenti, eh. Devo prendere riferimenti. Quel boschetto lì è un riferimento interessante. 7000. Ok, facciamo la virata. Mi dicevano lui è fatto per fare le virate in afterburner. E ci sta, eh. Vedete, è un attimo far andare in stallo. Suona tutto quando va in stallo. E mi sto abbassando, cosa che non voglio. Allora, torniamo su. Torniamo su, torniamo a allinearci col poligono. Adesso ci sono più vicino, magari riesco meglio, vediamo un po'. Riduco. Adesso suonerà sicuro perché vado in stallo sicuro. Non voglio abbassarmi troppo. Ok. Sono sui 5000, questo qui è boschetto, provo ad andare giù. Non sono tanto allineato, cerco di prendere il mio coso. Dai che lo catturi. Dai, mollala. Cosa ho sbagliato? Ah, un'altra cosa che non ho fatto è questa. Perfetto, non l'ho lasciato andare neanche stavolta. Porca miseria. Ma piano piano ce la facciamo, eh. Devo andarci probabilmente più vicino e più piano, ci devo andare più piano. Allora, io ho armato il tutto, sì, tutto armato. Ok. Non voglio stare così basso perché io lo so che mi faccio del male. L'ho messo su Pair, è tutto giusto. Torniamo. Faccio quota. Mm.
sei lì. $5.000 fit. Andiamo in. Non andare giù. Non andare giù. Non andare giù. Ora vai giù. Cattura. Perfetto. Vai piano. Vai piano. Vai piano. Su un basso. E su. Niente, ieri ci andavo più. Allora, facciamo un'altra cosa intanto. Facciamo un'altra roba. Facciamo così. Control, dispenser, direct. No. No, dimmi che non lo buttate fuori. No. Ah no, perfetto, meno male. Questo lo mettiamo a 0,8 e questo lo mettiamo su continuous. Perfetto, facciamo un passaggio diverso adesso. Ho armato quell'altro, così intanto facciamo un passaggio di quello semplice. Questi qua li riproviamo dopo. Allora, quanta carburante ho? 7000. Va bene, va bene, va bene. Ritorniamo in. Stavolta facciamo un passaggio basso. Vedete subito l'aereo come si accorge. Perfetto, benissimo. Adesso facciamo una cosa diversa. Inizio, ecco. Ok. Facciamo un passaggio basso. Non gli farà niente, però. Ne ho chiappato uno solo. Questo per farvi capire com'è difficile questo velivolo, guarda. Guardate il mascello che ho fatto di là. Ok, andiamo su. Adesso rimettiamo come prima, eh. Allora, RO, ARM, bombs, dive toss. Mettiamo su pair. Questo qui l'ho messo on, master arm on, questo c'è. A posto. Magari facciamo una roba. Perché questo arriva solo a 2000. Vabbè. Facciamo un passaggio. Si fa le sudate, si fa le sudate. No. Ehi. Allora, Ehi. Allora. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Difficile tirare questa roba qui, Gabriel? Sì, su F4 sì.
Non Perché è io un aereo che ci vuole tanto allenamento. ci vuole tanto allenamento, ma più Sì. che altro, cioè, ieri riuscivo, è sempre così, DCS è così, te riesci a fare una cosa, poi ci riprovi il giorno dopo, stando attento a tutti i parametri, così non ti viene più. È proprio Sì, è incredibile. vero, è vero. Allora, dive toss. Te Gabriel, come va con questo aereo qua? Lo conosci? Non lo prendo da un po', in realtà. Anche perché Beh, ultimamente sto volando altro. Però sì, diciamo, lo conosco più per la aria-aria, ecco. Un po' più sull'aria-aria che sull'aria-terra, però è un aereo comunque uno dei più difficili è uno CS, dei eh. più difficili, Sì, assolutamente. sì, 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 sì. Assolutamente, è uno dei più Ritieni impegnativi. più difficile questo o la 10? Allora, io la 10 non lo conosco, tra l'altro stasera non c'è nessun esperto di A10, però da quanto mi hanno detto comunque anche la 10 è difficile, penso che comunque l'F4 abbia una difficoltà in più perché non è asservito da sistemi digitali, Bravo, quindi è bravo. tutto analogico e fare certe cose risulta un po' più macchinoso, ecco. Molto più macchinoso, sì. Allora, adesso riprovo ad andare di nuovo in. Sono alto perché sono a 7000 feet. Adesso provo a avvicinarmi di più e vedere se riesco a sganciarli di nuovo. Ecco qua, mi allineo. È proprio quello, il fatto che non è asservito a niente rende tutto veramente complicato. Ok, sono allineato al bersaglio. Eh Ten- sì, devi fare un po' tutto ad occhio, come si suol dire. Io lo so che se mi lascio andare, faccio le cose distinto, io lo so che mi schianto, capito? Cioè, o meglio, le bombe arrivano a me. Adesso riduco. Allora, allora laggiù ho il. Fammi vedere dov'è? Ok. Allora, laggiù ho il boschetto, che è il mio riferimento. Credo di arrivarci troppo forte. Eccolo il boschetto. Ok, proviamo a andare giù. Dai, miramelo. Ma, oh, le ho sganciate, le ho sganciate. Vediamo che cosa ho preso, se ho preso qualcosa. Boom, vedete, molto difficile, molto Sì, sì, difficile. sì, è difficile essere precisi È anche con... difficilissimo essere mm, mm. precisi perché lascia lui quando vuole. Però insomma, la cosa è questa, si punta il punto, cosa faccio? Ne rilascio, questa volta ne rilascio 4, vediamo, ecco 4. In questo modo, insomma, poi magari mi dura anche di più il carburante. Allora, il problema è che tu quando arrivi punti, poi dopo tiri su il musetto e lui sgancia, lui dovrebbe fare tutto il conto, il nostro amico Eh sì, dietro, però dura, dura, dura. Adesso vado ancora più avanti e mi ripresento, ma difficile, difficile, difficile. La rifacciamo. Bisogna prendersi dei punti di riferimento, quando tuffarsi, quando. Allora, per eh sì. esempio, andiamo a prendere un punto di riferimento. Ok, potrebbe essere quelle casette laggiù. Andiamo in alto perché voglio essere sopra
i 3000 fit. E già tanto stavolta non mi sono fatto male come in quelle altre volte. 4000. Sì, lo so che ti dà fastidio quello che sto facendo. Puoi anche metterti un riferimento dal radar altimetro, in modo tale che dai un minimo Sì, entro il quale tu non sfori. è che già a Cioè, 2000 tu sfondi tutto, capito? mm, Adesso non e so sai se ci che sono guardando il altri radar modelli. altimetro, Ah no, però c'è il mettendoti 3000 quel qua. bug, C'è il 3000, aspetta. Quello qua è il spostati il 3000. radar altimetro sulla la lancettina, così sai che, Anzi, un po' più di più. Metto un po' di più. Ecco, esatto, così. quando Perfetto. sai che sei più o meno lì, track. Ok, proviamo un pochino a vedere. Tanto sei in verticale, perché ricordiamo che l'area altimetro prende sempre solo il verticale, quindi quando viri lui non prende perché è perpendicolare al terreno. Allora, proviamo a vedere i riferimenti delle casine che ci sono qui sotto. Ci dovrei essere abbastanza. Riduco tutto. Ecco. Oh, adesso sono angolato bene. Dai, vai più in là. Ah, sono già a 4000. Prendimi il punto. Ecco, sei già Ok, praticamente lasciate sul... andare. Esatto, Mi lasciato. lasciate andare. Un Esatto, lui adesso il relativo ti segna che hai po' più. appena sorpassato il limite. Boh, ecco, vedi che non ho... Guarda, li ho schivati un'altra volta, eh. Sì, Ok. poi in realtà conta anche molto la tecnica di sgancio. Io non sono espertissimo in queste tecniche, però o fai come si faceva una volta, ti fai il roll invertito e vai in dive, quindi tu fai un roll, ti metti a capo all'ingiù e poi ti Mm, riposizioni, praticamente eh, fai una rollata, in modo difficilissimo. tale che arrivi in dive, praticamente ti facilita il dive in Ho sostanza, che è capito quella la cosa parte dico. più complessa. Aerodinamicamente lui si predispone per essere già in dive senza che tu gli dai un G negativo. Positivo, scusami. È difficilissimo. Poi riproviamo. Tra l'altro aiuta tanto a esercitarsi anche col 339 a fare queste cose Ah, qui, sì, sì, che assolutamente, perché è sono più aerei piccolo, molto, sì, maneggevole, più meno pesante. lento e riesci a farti questi esercizi qua con tipo, sganci come si faceva una volta, ecco. Certo. Dopo andiamo a atterrare eventualmente vicino, in modo da... Perché mi ha già detto che hai poco fiume. Allora, siamo a 6000. Allora, prendiamo in considerazione... Aspetta, fammi vedere dov'è. Dov'è? Ah, è là. Mm, ok. Andiamo a prendere... Io per vedere dove ero, vedi, ho perso quota. Ecco, ci dovremmo essere. Quindi andiamo giù. H boia. Ok, infatti lui ti prende, esatto. Ma non l'ho l'ha mollato, l'ha mollato. Vado No, via, allora vado sì, via, sì, vado sì. via, vado via. E vediamo che cosa ho combinato. Oh, uno l'ho preso, 42, dai. Preso? Ma buono, buono. 42, uno l'ho preso. Sì, però io ho tirato il mondo, gli ho tirato. Vabbè, non è, non è come sganciare una GPU laser. No, ci vuole molta pratica. Sì.
Ah, Lightmaster che mi dice molto meglio che Chroma Key alle spalle. Sì, lo so. Ho trovato un'offertona e allora mi sono cimentato. Andiamo a vedere quante ne ho sotto. Perfetto. Quindi facciamo altri 2 passaggi e poi andiamo a atterrare. Sì, è molto importante tenere la quota, molto importante tenere veramente, cioè guardare i parametri, ecco. Sì, esatto. Buonasera, sono tornato. Oh, Simo, con un raffreddore non indifferente. Eh, Dai, vieni sul Caucaso. no, ma sei in live, no? Sì, Sì, dai. Sono sulla mia carriera di Flight Simulator che sto finendo di fare delle robe. Ai ai ai. ok, io mi ripropongo qui alla situazione. Vedi come perde subito. E adesso ho voluto fare la virata stretta perché poco carburante. Guarda come l'aereo proprio si incavola come una bestia. Eh sì, perché stai raggiungendo il minimo di velocità sostenibile, sostanzialmente lui ti avverte vibrando che Che non ci chiaramente siamo. sei esatto. Conta che l'F4 non può scendere sotto i 250 nodi che lui incommensurabilmente crolla giù. Perde portanza ed è poi un casino. Ok, ci dovrei essere. Adesso ancora un po'. Metto ancora un pochino più dritto e provo ad andare Poi giù. anche la visibilità non aiuta su questo No, non aereo, aiuta quindi niente proprio. è tutto Ah, perché molto ha una pieno. visibilità in quell'affare? Non ha visibilità, infatti. Sera comunque. Buonasera. Buonasera. Era. Ok, li ho lanciate. Andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, perché anche ieri mi sono fatto male. Ciao Archi, vediamo se ho preso qualcosa. Boom, Ah, ma era niente, Archi, non l'avevo niente, riconosciuto. niente, non ho preso niente neanche stavolta, ma Vabbè, è, però dai, è è questione difficile, è di difficile. Ma esercizio. che fai? Che non ti sto vedendo? Dive toss con Oh, il, Vitos. sì, con il nostro amico F4 Phantom, intanto Ok. la tosse che Occhio sentite. Eh, occhio all'angolo di picchiata e occhio alla velocità. sì, sì, no, certo, sono quelle due cose lì, sono quelle due cose lì. Ricordati che c'hai sulla sinistra del cockpit c'hai l'indicatore di velocità vera, che è in un posto fastidiosissimo per leggerla. Perché non lo guardo mai io. Infatti. Cosa, Gabri? Io ci Non lo provo, ma guardo è mai io. faticoso. No, Bravo, Gabri, non, non- bravo. non voglio guardarlo perché tanto non ci vedo un cacchio, quindi Allora, ci riprovo Comunque, l'ultimo metto la mano passaggio. fuori dal finestrino. Ultimo passaggio, ragazzi, poi dopo vediamo se mi basta il carburante. Sarà meglio che dia un pochino di gas. Senti, senti come lui subito si arrabbia, è Sì, una sì, bestia. sì, 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 stai già al limite. E tanto pedale, tanto pedale. Però voglio fare Soprattutto per voglio fare 3 cose che non vanno bene insieme. 1, quota. 2, velocità. Cioè tre. diminuire la velocità. 3, virare, capito? Cioè, sono 3 cose che con questo bestione insieme. Allora, vediamo un po' di allinearci. Ok, laggiù, quindi mi metto qua, riduco, 5000 fitte e mi alzo, così riduco. Ok, boschetto, proviamo ad andare giù. Ah, Boschetto evitare. boschetto. Vedi, non sono nemmeno messo bene, Vabbè, sono messo anche male, vabbè, dai. Capture. E sono veloce. E sono Secondo me, veloce. Lore, poi quando ti eserciti, prova a fare roll quindi andare invertito e poi rirollare per rimetterti dritto. Lui ti agevola al dive in No, scusa, realtà. non lo stavo ascoltando, dicevi? Se
poi non oggi, quando provi a fare questo, prova a fare un roll invertito. Mm. Sostanzialmente lui aerodinamicamente si butta giù col muso, poi rirolli per ristabilizzare, per rimetterti dritto e alla fine riesce a vedere meglio il bersaglio perché sei già in dive, quindi riesce ad avere un aiming un po' più preciso e riesce un attimino a gestire meglio la Sì, picchiata. Io faccio picchiata. così di solito, se voglio fare proprio un old school, Sì, 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 ho capito. una Sì, tattica old bisogna che school. ci provi. Intanto il mio carburante è arrivato a 343, quindi atterro al primo aeroporto disponibile, che è quello lì, è Cubuleti. È difficile, però, dai, uno l'ho colpito al 40%. Peccato che gli ho tirato sopra 12, 13, 14, 18 per riuscire a chiapparne uno. Sì, poi se ti alleni anche col 339 a fare le stesse cose aiuta, perché Aiuta, sì. comunque più o meno la Filosofia. FIA è più o meno la stessa, cambiano le velocità, chiaramente è un po' più controllabile, perché il F4 effettivamente è già più... è, è un po' ostico, nel senso che all'inizio comunque non è semplice, No, per niente. ci vuole Stiamo molta pratica. rientrando perché il carburante è completamente quasi finito. Insomma, però va bene, va bene. Difficile, insomma, nei prossimi giorni continueremo a utilizzare questo velivolo perché secondo me dà soddisfazione. Non secondo me, dà soddisfazione. Sì, 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 Allora, sicuro. qui chiudo Devi provarti i profili manuali per il bombardino. Non ho capito. Dico, provati, ci sono i profili di volo per bombardare in manuale, in direct, intendesi. Guarda, stavo Io ti rispondendo dirò, a lì per Jester. lì sono un pochino ostici anche loro sul momento, però appena ti abitui in secondo riesci a piazzarle abbastanza bene. Sono fondamentalmente gli unici profili che puoi utilizzare se vuoi fare effettivamente bombardamento a bassa Sì, quota, sì, tipo che sì. ne so, con le Snake Eyes o con le Air, si va in direct, c'è poco da Sì, io fare. l'ho messo in E a tutta birra lì sopra, sganci e te ne vai. MK82 ho messo, no? Quindi No, per Ditos, se lavori in Ditos 82, 83, 84 Ditos, Slick, Ditos. non ritardate, vanno bene. Ma O la almeno prossima non volta so se l'ha voglio fatto provare solo a le me, mi Balut. ricordo che guarda, non so se l'ha fatto soltanto a me, ma con le ritardate il Ditos a me mi ha sempre creato problemi. Non so come mai. Sì, davvero? Beh, Sì, o pro- meglio, se usi le ritardate, le armi soltanto nose e quindi non si aprono, comportano essenzialmente da slick, vanno bene. Mm, Se no, io non so sì. perché non mi ci sono mai trovato a sganciarle in Ditos da ritardate. allora, No, ma neanch'io, confermo. anche l'atterraggio è Confermo la abbastanza cosa di Art. interessante Meno perché male che Eh, è un poi quanto meno sassolino. stupido. no, no, Ho no, provato anche le confermo cose, anche anch'io. le cluster inglesi, mi chiamano problemi anche quelle. Sta Quelle buono, non sto le ho atterrando. provate, però sulle altre sì, anch'io ho difficoltà. Poi tanto detto fra noi, bisogna fare bombardamenti con le ritardate, che ci bombardi, piste e qualcos'altro del genere, che attualmente a me mi Sì, diverte, ma è tutta roba sì, che di sì. base passi a bassa quota, tutta birra, modello Vig e ne sganci, quindi a sto punto le impari No, in direct, tanti saluti. sì, certo. Sta buono, sto atterrando. Piano, Silenzio. Un po' velocino. Un po' velocino, sì. Ah, Vabbè, però dai. Un po' velocino, però sono riuscito a non spaccare nulla, dai. Sono abbastanza guarda, finché il contento. carrello rimane intero è un buon atterraggio col Sì, sì, Phantom. carrello intero, adesso lo controllo, ma mi sembra tutto intero. Ottimo. Sì, 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 tutto intero, tutto intero. Uh, sì, sì, si fanno le sudate con questo bestioncino, eh. sì. Eh sì, eh sì. Guarda, se vuoi qualcos'altro insomma, di causante buon sudore, provati l'F1. L'F1. Non c'ha nessun tipo
non ha nessun tipo di CCRP, DDoS o roba del genere, boh, puoi sbagliare. Ma ce l'abbiamo l'F1? Ah beh sì che ce l'abbiamo. Se non sbaglio ce l'hai l'F1. Sì sì, ce l'ho. Il Mirage F1 dici? Cioè, prendi l'Eco Eco e andare. Sì, in realtà anch'io vorrei il Mitsubishi F1, però ancora nessuno ci ha pensato a farlo e quindi eccoci qua. Eccoci qua. Così. Sono indeciso se rifare un altro passaggio oppure no. Comunque gli ho tirati Beh. di tutto di più e ne ho beccato solo uno. Cioè, veramente. Dovremmo migliorare. Ci vuole tanta pratica con questi aerei. Tanta pratica, Non so. tanta E pratica. pazienza. Ci vuole tanta pratica in generale con tutti i velivoli su DCS perché Sì. sono complicati. Più Sono ti complicati, ma butti è su quello che ci garba a noi. questi, sì, più ti butti su questa filosofia, diciamo, di aerei, più è complicato, ci vuole più allenamento. Chiaro, non è come sganciare delle marche con un Sì. 18. Quindi, per esempio, cioè, ho detto un aereo a caso, non perché il 18 sia un aereo brutto, anzi, però. Con l'adorabile sistema DDoS del 16, per dire. Sì. Tipo indolore. Sì, Allora, esatto. Archi, devi sapere che Dimmi. martedì esce un mio Mhm. video dove ti cito. Mm. Questo mi Io- preoccupa. Questo è un mio video di un Air Caffè di martedì, quindi avrete l'occasione di vedere, Sì. insomma, la citazione Ok. su una cosa fatta da Archi. Io sono indeciso, Devo anzi, preoccuparmi? certamente, assolutamente, Certamente. Perfetto. cioè, per forza. Eccellente. Parent menu, Grand Crew, Rearm Refueling. Proviamo a riarmare la nostra cosa. Io lascio di nuovo questa qui. Che dici? Provo l'Airbalut? Dai, prova a mettere delle bombs. Prova a mettere MK, eccolo qui, 3 MK da 500 libre. Se è un Phantom, a sto punto mettigli le Snake Eyes, so più sue. Sono più Mm. sue, eh? Sì, sì. E poi sì. Allora metto tutto Snake Eye a tutto, dai, vabbè, dai. Mhm. Non c'è niente da fare, perché poi quando uno dice Così ci piace. Snake Eye come se non ci fosse un domani. Sì. Allora, 3 pilonate di Snake Eyes, sgancio tutte quante insieme in fila, un passaggio e festa. davvero? Sì. Sì. Ci, Ci 18, ne proviamo? sganci 18 con l'intervallo minimo e tanti saluti. Va bene, proviamo, dai. Allora, Snake Eye 500 HD Ter. Ok, anche qui. Facciamo questa cosa, dai. Forse sapere leggere e scrivere. Vediamo cosa riesco. Bah, io. Stile B52 ma con Combinare. bene Sì, mob. sì. Tolgo anche questo qua. No, dai, questo lo lascio. Che faccio? Lascio? Ma sì, lascio. Cosa? Le CPU 2A 27x19, sai, quelle. Sono carine quelle lì. Oddio, se stai andando in giro full Snake Eyes ti direi toglile, ma non peraltro sei un po' più leggero. Sì, è vero. Come tempo di rilascio gli metto 0,8 forse, eh? Sì, l'unica cosa, quando una volta che hai selezionato le Snake Eyes, controlla visto che c'è quella specie di angolino arancione che ti fa andare sulle proprietà aggiuntive, No, guarda i aspetta. fuse e cerca di metterci quelli con l'arming delay più basso. No, aspetta, il Almeno sei triangolino sicuro che dove lo sia vedi comodo. te? Scusa, Ti esplodano appena. Quale triangolino? Dov'è il triangolino? Voi dite delle cose Allora, che. nei quadratini dei punti d'attacco dove hai scelto le bombe, dove Mm? c'hai le bombe, vedrai Ah, che in quel sì, quadratino c'è sì. un angolo che è arancione. Sì, ho capito. E cosa ci devo mettere? Se cambi, allora, evita ovviamente i fusi plugged, glieli puoi cambiare sia quello davanti che quello dietro, dove dici dovresti Mm. avere impostato, sotto ti scrive l'arming delay e
function delay, una cosa del genere, Sì, ma non ce l'hai se non ricordo direttamente male. sull'aereo? No, questa roba qui no, perché so le spolette che carichi sulla bomba. Mm, Ah, ho sì. capito. Quindi adesso devo fare Quindi il scegliti quelle con refueling. l'arming delay più basso, evita le airburst e evita i plugged, ovviamente, perché quei plugged non esplodono, con le airburst esplodono per aria. Ok, aspetta che rimetto. No, però qui vado più. Anche qui lascio a 3000 però. 2000. Cioè, a quanto Sì, le sgancio il queste qua? level. Ah, Dio. Aspetta, fammi pensare. Allora, se lo Cioè, se splash vado damage troppo l'hanno fatto basso, mi faccio bene, del male io, eh? se vai troppo basso ti fai male a prescindere, quello è palese. Eh. Allora, se lo splash damage è fatto bene, entri abbastanza veloce, le puoi sganciare di la grande. Non ho capito, è laggato. Dico, se sei abbastanza veloce quando passi, a 2000 ground le puoi sganciare. Mm. Lo sapete che sto per farmi del male, va bene, dai. Ok, io adesso lo metto a Perché fai in 2000, tempo eh? a schivarti le schegge. Se faccio tempo a schivarmi le schegge, In, high- vedrete, in, vedrete, vedrete. high Prendi il, drag. prendi il calculator, ti metti le 82 Snake Eyes ai Ah, ok, drag, naked. Ok, Allora, gli com'è che si faceva ok, dai, allora ha B? gli senso. dai 2000 ground. M82, giusto? Mhm. Ehm, Snake Eye come si chiamano? M82. Dovresti trovarle sotto Snake Eye, eccolo qua, 82S eccolo qua. HD. HD. Io ho le LD. No, aspetta. No, C'ho allora quello che non è LD. 82, 82, 82. Snake. Ci Snake Eye. arrivo a mettiamoci che ci arrivo a 450 nodi, vai. Quanto sgancio a 2000? A 2000, lo so che mi faccio Io del non andrei male. sotto 2000 grandi. Io lo so che mi faccio male, guarda. Metto 2005, No. metto 2005, metto 2005. Allora, Mi vediamo un po'. raccomando, mettigli il direct come modalità. Cioè, non David Toast, non David No, Toast. nel dubbio, falla per bene, mettigli il direct. No, anche Così perché ti dai la sei. depressione in mil. Esatto. Che Con la sarebbe depressione in milz passi la praticamente depressione del invece reticolo. DL o DT. No, 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 direct. Direct, proprio direct. Non Gli lo dai vedo. solo poi la depressione. Non lo vedo fra i selettori. Ah, direct c'è già. Ok, perfetto. Angolo gli metto 25. Oddio, direct gli puoi mettere level volendo. Non mi fa il calcolo del Mills, eh? Devo provare a mettere 3000, vediamo un po'. Ah, target altitude. Oh, aspetta. Aspetta, Target Se sei altitude il poligono F10. X, Sì. Sì, sarà intorno allo 0 più o meno. poligono 32. X, sì, gli puoi mettere 50 piedi al misto. 32, Sì, 32. 32, vabbè, sì, dai. Vedi? B fit 32, vabbè, noi ce lo mettiamo 32, vediamo cosa succede. 32. Vediamo se mi fa il calcolo. Non mi fa ancora il calcolo delle mills, eh? Direct. Strano. Fit. 3005, 32 Mettigli fit. direct e angolo 0. Sì, esatto, Ah, metti lì degrid angle 0, 0. deve angle 0. Sì, 0, mettigli 0. 0, level bombing. Sì, infatti, è perché sei in high drag, quindi No, con dive level angle 0. 0. Mi dà ancora il Mhm. Dai, problema. angolo 0. Allora, Strano. 400, proviamo a metterci 400 nodi. Non mi fa il calcolo delle mills, ragazzi. Probabilmente forse perché sei su con le Snake Eye. Probabilmente, quindi Strano non ha perché lo per... dovrebbe fare lo stesso. Te lo fa lo stesso. Bomb range, Ci ho time, messo tutto. Standby. delivery. Se no, mettigli. Se no, un'altra modalità di sgancio. Allora, Provo dive prova. toss. Guarda, mi mette 0. Però col No. minimo angolo. No, 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 direct. Non mi fa il calcolo delle mills. Non lo so perché. Ah, aspetta. Ah, perché sta facendo ancora
il carburante probabilmente. Ah, sai perché? Non le ho ancora messe, forse su. Sta facendo ancora il carburante. Comunque, ecco, refueling complete, vedi? 5. Aspettiamo un E secondo. qui addirittura provano 500 piedi a GL. Oddio, sì, in realtà con le Snake Eyes puoi anche scendere più basso, è con quelle normali che non puoi sganciare troppo basso perché non fai in tempo a ritirare su. Mm. Sì, Vediamo infatti. un po', Ecco, le sta forse t'ho trovato un profilo, aspetta. No, no, aspetta, le sta mettendo. Adesso magari mi dà. No, il Allora, calcolo te lo dovrebbe fare lo stesso. proviamo a dargli 400 nodi. Oh, no, proviamo a mettergli 25 di angolo. 25. No, non mi dà il 25 calcolo d'angolo li devi passare sopra. No, se gli dai angolo più alto non te la darà mai. Prova a fare così, chiudi il Ma bombing. io penso che... Ma scusa, Arki, non è normale che essendo in direct non ti dà comunque il site della depression. No, la depression te la dovrebbe dare lo stesso. Perché è Anche se proprio sei su... sul direct che ti serve la depression. Ma anche se sei su Snake Eye? Sì, sì. Ok. No, allora, 300, aspetta, allora aspetta. intanto faccio questa cosa qua. Ground Crew, Rearm Allora, prova a fare una Refueling. cosa. Prova Hai a fare una detto cosa. che. Chiuditi il bombing Aspetta un calculator. attimo, Fregatene del bombing hai calculator. messo Arm Delay, hai detto Più basso che puoi. il 4. Se ti, se Function ti fa Delay, function delay, lascialo come non è un problema. ok, ho messo Arm Così più Delay, 150. ok, 2. È che lo devo fare a tutti. E poi devo rifare il rearming. Ok, vediamo un po'. Ok. E il function delay lo lascio a 0, eh? Sì, vai tranquillo. Ok, faccio il refueling. 95. 300 GL 595. Però è Chi va? strano che non mi dia il Mills. Boh. Vabbè, Guarda, ma se noi. vuoi puoi provarti 500 piedi AGL, 500 nodi, metti 1000 a 140. Aspetta che Tipper sul provo. bersaglio Aspetta. sganci. 500 nodi, hai detto. Poi, quanti Mhm. piedi? No, no, non li mettere nel No, ma calcolatore. però io per vedere se va. Quanto hai detto? Altitude? Release? 500 nodi, 500 piedi. 500 piedi, aiuto. Mills mi dà 34, con 500 30 nodi, gradi. 500 piedi. Aspetta, fammi fare No, 25. non gli devi da 30 gradi, infatti, gli devi da 0. 0-0. 0 gradi. 0 cosa vuol Sì, dire che ci vado 205 Livellato. mills. livellato. Mi dice 205 Vedi. mills. Esatto. Ha Allora, senso Oddio, adesso. potrebbe anche stare. aspetta che Sì. ci arrivo, 205. 105 potrebbe avere senso. Sì, 500 piedi. A Considerando che 500 piedi, praticamente ragazzi, è sei... basso molto, Devi per forza avere una depression alta. Cioè negativa, ovviamente. Sì, perché se non ci vedi, chiaramente. Sì, per Quanto si è forza. detto i mills? Non mi ricordo più. 205. Lui dice 205. 205. 7, 6, 5. Proviamo, Andiamo, Proviamo a vedere cosa succede. Bah, non lo so. Quindi devo andare veloce, giusto? 500-500. È un profilino bello serio. Spostati il radar-altimetro col bug a 500, così sai di essere... Così appena ti suona sei giusto. Esatto. Magia Boh. del Proviamo, radar-altimetro. Chissà se ci riesco. Bah. Allora, Ovviamente cambiati la modalità di sgancio, cioè, ho gli messo metti direct. l'impulse, cioè il numero di bombe glielo metti quante ne hai per fare un passaggio solo. Beh, E la c'è una modalità di svalangata. sgancio, gli puoi mettere single.
quel modo te le steppa una dopo l'altra. No, io ho messo 18 direct bombs, Mhm. poi ho Sì, armato nose tail va bene. e Armi le poi ci ho stazioni, messo 0,8 di, 0,8 di intervallo va sì, bene. di intervallo. Basta, ci ho Lui messo diceva la così. modalità di sgancio. E dov'è la Mm. modalità di sgancio? Dov'è la modalità di Sai sgancio? che c'è Ripple, Sì. single Lo appunto, esce da lì. step, Ripple. Aspetta che guardo com'erano perché ora non me le ricordo, se no. La modalità... Ah, beh, no, beh. Legge di Continuous ci posso niente. mettere. Sì, ci puoi mettere anche continuo. Metto continuous, dai. Così E se tengo vuoi puoi mettere anche schiacciato e continuo. lui va. Eccola qua. Dunque vediamo. Continuo, sì, ricordati che devi tenere premuto finché non sgancia all'ultimo. Quindi faccio un passaggio basso. Allora, sono così. Allora, un attimo solo che guardo il mio... Ecco, allora, andiamo un po' a vedere. Ecco qua. Perfetto. Andiamo Quanto a gli ho messo di vedere. intervallo, ricordami? 0,8. 0,8? Sì. Quante bombe hai? Ce ne ho 8. Aspetta. Ce ne ho. 6, 9, Crew rearm. Ce ne 12. ho 6 più 3 su ogni lato. Allora, 18, ce n'ho 6 18, nel dai. mezzo più... Ce n'ho 18, ci metto 18 invece che continuous. Così sono sicuro che le No, sgancia no, tutte. ci puoi mettere anche il continuo, è semplicemente sto calcolando quanto devi tenere premuto per sganciarle tutte. No, no, ma va bene, metto continuous. Dai, metto 10 continuous. secondi e mezzo. Quanto? 14 secondi e mezzo. Porca. No, ma vado così, dai, vado così. Ta 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 Proviamo, ta vai. ta ta ta. Proviamo. Jack Black Wiggle 32. Ok, ho visto 32. Va bene, dai, proviamo. Dove erano le recenti qui? Eccolo. 80 knots. E Mm. dai, vai su. Dai, bello, vai bello. Oh, le. Oddio, in realtà potresti metterglielo anche più basso l'intervallo volendo. Vabbè, ma dai, ma proviamo così, vediamo che cosa avviene. Oh, fammi vedere. Ah, no, bene. Ok. Perché mi dice Will? Ho spaccato qualcosa? No. È salito? Sì, No, lì è salito, lì è salito. è salito tutto. Mi dice Wills, non so perché. Va bene, dai, va bene. Ah no, sai perché? Perché lui pensa che io... Si vede che mi vede andare piano, capito? Tutto qua. Ah, sì. Mi vedeva andare piano, allora diceva, guarda, devi buttare giù i carrelli. Allora, Lo sento. ritorniamo... Sai la cosa bella? Che avevo atterrato accendendo gli speed brake e lui giustamente li aveva lasciati aperti. Chiaro, no? Allora, andiamo a 500 piedi.
Siamo a 1000, mamma mia, 500 piedi è veramente basso. Mettiamo tutto on. Ma che basso, gas. Io lo so che mi farò del male per colpa tua. Allora, air to ground. Gas, per Non Dio. vedo, mamma mia, non vedo. A 205 mils non vedo Non vedi il il pipper? crocicchio, sì. È normale. Alza il sedile, casomai. O alzi il sedile o vai parecchio avanti con lo sguardo. Alzo il sedile. Boh. Sì, ma oh, credimi. Farò casino, vedrai. Ma mi fate fare delle cose. no. Adesso non ce l'ho le down. Lay down. Cioè, non si vede il crocicchio, signori, eh? Lo dico. $500 nodi, zero mai messo. Vabbè. Certo, livella. E andare. Continua a dirmi Wills, non so perché. Dov'è? Eccoci. Magari l'ho spaccato Anche di prima, Ostola. Eccolo là. Ok, lo vedo. Allora, andiamo giù. Bah, non lo so. Io che cosa prenderò? Non lo so. Vado giù, sono a 3000, vado giù. Sì. Vai, vai, 500 Vai, AGL, devi andare. tutta canna. No, non c'è manco bisogno, una volta che scendi in mia, prende 500 nodi, eh. Ma glielo devo Sì. mettere quel jester. No, non devi fare niente. Devo solo passarci Vola sopra. vola i parametri giusti. Pipper sul bersaglio, quando arriva il pipper sul bersaglio, tieni premuto il release. Io lo so che mischiante, ma guarda, 2000 fit, 2000. Vai giù, Vado giù, vado giù. 2000, sì, 2000. 2000. 2000 banane, giù, Sono giù. più. Sto andando, sto andando. Perché... Ehi, Aiuto. Se ci riesco. Sta a vedere, sono. Aumento. 500 ora. Eccolo qui. Boh. Ti avanzi dritti e giù. Ecco, t'ho detto damage io. T'ho detto io damage. Un pochino. Un po' damage io. Ma perché eri un pelo sotto i 500. Ero Ma un non pelo potevi sotto i mettergli un po' di 500. delay alla bomba? Sì, sì, perché eri sul radioaltimetro, eri sotto ai 450 circa, i 100 piedi, 50 piedi sotto. Ma non gli potevi mettere tipo due secondi di delay alla bomba? Di solito non... Ce l'hanno No. 2 secondi di delay, ma Comunque, se meno di 2 secondi non ci vai e se gliene metti di più rischi che non salvino un tempo. comunque gli ho fatto male, Mm. Comunque ora ti cerco un po' di tavole per lo sgancio livellato. Comunque E gli ho poi mi fatto sembra male. forse non eri... Cos'era? 500 nodi? La velocità? Sì, Sì, era 500 un nodi pochino per più. 500 piedi. Però comunque non gli ho fatto del bene, C'ho già il Master Caution acceso io. Guarda lì. Ho spaccato l'universo, fammi vedere. Gli ho fatto male io all'aereo, Te lo dico. Ecco. Quanti ne ho distrutti? 1000? 2. Quella è una bella domanda. Ci faccio un passaggio. Quella vediamo. è una bella domanda. Devo stare attento a fare ste virate qua. 250 nodi, ricordati.
Allora, vediamo, facciamo un passaggio, vediamo che cosa ho preso. Ho preso anche delle cose, ma secondo me le ho prese a quell'altri passaggi. È che io mi devo levare di torno quando sgancio ste robe. Lore, secondo me se gli metti proprio 2 secondi di intervallo va, eh. Vabbè, Sì, ho preso dei fabbricati, non si sa perché. Vabbè. adesso si vede che qualcuno è arrivata lunga. Dai, andiamo a Kutaisi che ho lasciato la macchina là. Occhio. Eccoci. D'altronde che fai? Non ce la lasci? Ho Che parcheggiato il follascio? biglietto Kutaisi. Faccio lascio? Allora, Eliosso, tu che fai? Eh? Che stai combinando? Sto portando passeggeri e provando allora, tanta sofferenza. non è semplice questo bestione qua con queste bombe lasciate così. Mi piace di più essere, cioè, a me personalmente mi piace di più essere, passatemi il termine, chirurgico, no? Sai quando passi, no? E prendi quello che vuoi te. Però ecco, sì, sì. Quello allora devi impegnarti il toss sganciando al massimo 2 bombe insieme, one Infatti, pair, quello che ho fatto prima, ho e chiappato più o meno, niente, ho chiappato. lo so, è quello il problema. È quello lì il problema. Cioè, è tecnicamente complicato sto bestione. Però dà soddisfazione quando ci riesce a prendere qualcosa. Qui ci ho tirato il mondo, l'universo, è chiaro che, eh, voglio dire, fai il macello. Però io lo sapevo che ero troppo basso, eh. Io ve l'avevo detto. No, ma infatti, ripeto, dovrebbero averti aggiustato lo splash, quindi in realtà devi adattarti a sganciare più alto. Sì, ho un sacco di... Cioè, le table che avevamo finora erano comunque anche calcolate sul fatto che sopravvivi a una cosa del genere, col fatto che il frag è aumentato, presumibilmente andranno riviste. Eh sì. Ok, a che quota sono? A 2000, andiamo su, va. Se no non trovo nemmeno l'aeroporto io. E se no, si può provare qualcosa con lay down o il dive lay down, Sì. che in teoria è fatto per loro. Adesso bisognerà che rimettiamo, che aggiorniamo il meteo qui, eh. Qui secondo me siamo Già. ancora a luglio. Può essere. Eh, 4000. C'è la spia Wills che proprio lampeggia da fare schifo proprio. Vendesi gatto spelacchiato. Ok, torniamo. Bello però, Avrei grande i aereo. passeggeri si portano a velocità folli, eh.
Grande aereo comunque, grande aereo, mi piace. Mi piace perché tutta questa analogicità rende veramente tutto più complicato. Già. Mm. Gabri, Allora, per coloro che insomma si sono collegati adesso e magari sono su Twitch, allora lunedì esce un altro Il Caffè, quindi insomma vedetelo perché merita perché parleremo di una cosa molto particolare, di un nuovo simulatore di volo. Ne ho già parlato con Gabriel, anche lui, Gabriel, hai detto che Sì, sì, ma non carino, dire molto niente, carino. non fare No, spoiler, no, 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 no. perché chissà se riuscirò a portare questo tipo di contenuto, perché lì si va sul complicato, vero Gabriel? Abbastanza. Lì Sì. si Me va lo su... dici così? Sì, sì, qui si va È Dici così? terreno a me anche sconosciuto, cioè parzialmente No, per sconosciuto. me è completamente sconosciuto, c'entra il Fermo, volo. ma si parla No, no, si non dire parla di niente militare perché non voglio civile. spoilerare, te lo faccio vedere dopo, dopo che ho Chiedo, atterrato. si parla di militare o civile? Io non dico nulla. Nessuno dei due. Una via di mezzo, tipo, bricolage, le Wonderland. le Ruanda. Esatto, Ah, sì, ho capito bricolage. allora. Allora ho capito. Sì, sì, Allora ho sì. capito. Penso che... Beh, comunque non spoileriamo perché ho trovato... Beh, basta, non voglio dire nient'altro. Guardate lunedì questa cosa perché... È brutta. Bella perché idea. ne vedremo delle belle, secondo me, neanche nei prossimi mesi. Che poi Eh, secondo me potresti anche far vedere quell'altro che ti avevo detto, sempre del filone, però vabbè, sì, 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 che è assolutamente. molto interessante. Per gli amanti, Per gli ovviamente. amanti, noi siamo amanti e quindi... Hanno Bellissimo. abrasioni per diabetici. Ok, sono a 3000 feet, vedo la mia macchina parcheggiata laggiù in fondo. Dai, io adesso sono convinto che spacco tutto, è la volta buona proprio che distruggo il mondo. Già l'aereo è messo male. Constatazione amichevole, Lore. Beh, insomma, costata il mio comandante che mi dirà, oh, te l'ho dato buono, guarda come me lo riporti a casa, conciato. Te le tue prove bischere, mi dirà. Perché mi sto abbassando quando non ce n'è bisogno? Lo fa. Lo fa. Vado pianino, 400 nodi, guarda, pianino. Lo fanno, Lore. Ci arrivo, ecco, con quest'aereo qua ci arrivo forse un po' troppo veloce io. Devo All'atterraggio, ancora, dici? devo ancora prenderci la mano, però grande aereo, ragazzi. Grande Ma aereo. dici all'atterraggio? Sì, sì, sì. Perché Lore, l'ho capito anch'io il perché. Mi succedeva anche a me all'inizio, perché quell'aereo deve atterrare scarico di carburante. Io Cioè, un se po' vai a ce leggere il n'ho, eh. manuale ti dice che può atterrare solo sotto tot carburante. Un po' ce n'ho. Tra l'altro potrei anche buttare via... Botta via tutto. Eh no, ce l'ho ancora. Aspetta, facciamo una bella Spacca su roba. tutto. Facciamo una bella roba. Ecco, butto via anche queste, le ho buttate. Così non c'è Butto. problema. Allora, aspetta che vado. Allora, innanzitutto sarà meglio che tiriamo giù i carrelli e mettiamo anche i flappini. Poi sarà meglio anche che ci livelliamo. Anche la OA sarebbe una cosa da guardare. AOA. Ma sai perché si chiama AOA, Lore? Perché? Perché? Perché quando va su fa e quando va Oh, giù fa oh, oh. oh. Che Quindi bischerate. oh. Ah. Gli elicotteri ti stanno facendo male, ma Gli parecchio. elicotteri, la OA non esiste. Che bello. Non Ok, esiste nemmeno adesso il sono carrello. vicino alla righina, quindi dovrei essere giusto, eh. Voglio toccare proprio piano piano. Ecco, 100. Comunque, Dai che gli do un po' di... Aspetta, tamono, tamono. 100. Sì, dai. 50, 30, 20, Buca. 10, 5. Return. No, no, sono riuscito, va.
C'ho anche il paracadutino. Ora lo levo. Ecco qua. Dai, sono atterrato. Sono intero, perché per essere intero sono intero, per carità. Però, ecco, diciamo che si poteva fare meglio. Comunque, allora, secondo me bisogna chiamare il sindacato per protestare per lo stipendio dei piloti su FS 2024 nella modalità carriera. Assolutamente. Troppo basso. Assolutamente. Dai, bella missione, mi piace, cioè, bella missione, bel training, un training è questo. Oh, frena un po'. Oh, Mi si sono rotti i freni. un po', mi sa che sì. Che non mi fermo. Eh no, perché non ho il giardino. No, in realtà mi frena, ma male mi frena. Ho spaccato tutto per quei passaggi Bravo, lì. bravo. Spacca su tutto. Che l'assicurazione tanto ci gonfia le tasche poi. Bene. Bene, dai, forte, ganzo, divertente. Divertente. Aereo divertente. Da provare. Adesso aspetteremo il nostro nuovo prodotto HeatBlur, Siamo qua che lo aspettiamo al varco. Poi ragazzi bisognerà che imbarchiamo tutto e facciamo tutto da lì vintage. Assolutamente. Oh. Toccherà aspettare ancora qualche anno, ho paura, per riuscire a farlo, ma anche io non vedo l'ora. A me, tanto imbarcato o di terra, non importa. Sempre verticale decollo. Indubbiamente. Vabbè, te aspetta solo che esca il mod del Cobra. È vero. No, più che altro Black Hawk è fatto bene. Un Black Hawk come Dio bello. comanda. Ma il Cobra quale dici, Archi? Quello che ti piace a te, Il Simo. Cobra, il vecchio Cobra. Ah, ok. Il Ok. Cobra non è un serpente. No, fino a quando lo Bravo. stick centrale va benissimo. Guarda che non mi nessun vanno problema. più su. E vedi che non mi vanno più su i flap a me. Oddio. Mi sa che si è rotto qualcosa nell'idraulica allora. Sì, ma ho spaccato sicuramente, Spaccato Ho sotto. spaccato sicuramente il mondo intero io qui. No, aspetta, sta andando su. No, come non detto. Ah, no. Aspetta. Li ho completamente persi. No, ci sono. No, però non vanno più su, capisci? Perché Che bellezza. Perché io ve l'avevo detto che a 500 piedi mi facevo del male. Io ve l'avevo detto. Perché dovevi mettere No, 2 semplicemente secondi. la prossima volta devi passare più veloce. Ero un pochino più alto. Ero insomma un Chiamarezza. casino, via. Come direbbe Cico, che amarezza. Salutiamo, Ma riesco a fermarlo sto coso io adesso. salutiamo Cico, amici del pubblico. Salutiamo Cico. Ciao Che Cico. vivo e lotta insieme a noi. E salutiamo anche Luciano, mitico. Grande Ma Luciano. guarda che non riesco Comandante. a fermarlo sto coso. Oh, l'ho fermato. Comandante in plancia, attenti. L'ho fermato, dai. Dai, va bene. Ganzo, bello aereo. Va bene, allora signori, abbiamo fatto un po' di training con questo nostro nuovo, questo aereo ormai conosciutissimo che è l'F4, abbiamo provato a passare sul poligono, insomma, cosa non è stata facilissima, però insomma abbiamo capito un po' di cose importanti di questo velivolo. Saluto quelli che sono arrivati in questo momento, che sono appunto Gabriel, Archi e Simone. Ciao. Compagni di lunga data. Colleghi. Colleghi, scusa, hai ragione, colleghi lunga data. E ci vediamo alla prossima puntata. Permettetemi anche di darvi subito quelle che sono le nostre coordinate, che le trovate subito direttamente lì.
per volare con noi, per stare insieme a noi. C'è anche il gruppo IAC di cui presto sentiremo Ne sentirete parlare. parlare. Presto sentiremo parlare del gruppo IAC, così come risentiremo molto presto parlare della MAV Italia. Però insomma rimanete collegati insomma, su YouTube, qui su Twitch, perché insomma ne vedremo delle belle. Permettetemi poi di salutare tutti gli abbonati appunto del canale YouTube, perché insomma veramente mi supportano da tanto tempo e veramente sono molto importanti per me. E con questo bellissimo sfondo che vedete alle mie spalle, che insomma mi sto cimentando anche con sfondi un pochino più. Senti, ha risposto anche il nostro amico Jester, insomma con questi sfondi più a tema, cerco di metterli diversi ogni volta che facciamo una missione, insomma vediamo un pochino. E anche per oggi è tutto, ciao ragazzi, happy landings a tutti, ciao ragazzi anche qui da Ciao. Twitch, da Discord, ciao. Oh.